Abbiamo già citato l'ideatorio dell'USI, che è anche uno dei partner proprio di questo evento, allora io ho il piacere di invitare sul palco, sarà il nostro primo speaker, Giovanni Pellegri, che è il responsabile dell'ideatorio e che ci parla di un tema molto interessante che noia la scienza, ma anche gli scienziati. A te Giovanni. Grazie mille. Buonasera, buonasera a tutti. Beh, io parlerò innanzitutto a voi che siete qua davanti, ma guardando anche ogni tanto nelle telecamere per parlare a chi ci segue da lontano. Allora, voi dovete fare un esercizio che uno pensa essere semplice, cioè raccontare delle vostre ricerche. Ma sapete che la gente non gliene frega niente. Cioè, partite da questo presupposto. Però volevo un po' sfruttare l'occasione, prendo il comando se non riesco a girare le slide. Volevo, visto che c'è gente che mi ascolta, volevo raccontarvi della mia ricerca. Io quando ero ricercatore mi occupavo dell'importantissimo accoppiamento tra gli astrociti, che sono delle cellule presenti nel cervello, molto numerose, più numerose forse anche dei neuroni, e i neuroni. Sapete che quando voi parlate, pensate, amate, avete bisogno di glucosio, i neuroni funzionano a glucosio, e invece no, ecco la mia ricerca che è arrivata dentro un gruppo di ricerca più ampio all'Università di Losanna del professor Magistretti, ci siamo accorti che il glucosio che arrivava dai capillari doveva passare attraverso un trasportatore specifico sui capillari e poi passava dentro un altro trasportatore che era sugli astrociti, e questo veniva trasformato in piruvato, poi in lattato dentro l'astrocita per poi passare, messo a disposizione dei neuroni. Il problema è come faceva un neurone a capire quando aveva bisogno del glucosio? Il motivo era molto semplice: gli astrociti erano in grado di misurare la quantità di glutammato, che è il neurotrasmettitore più importante che abbiamo nel cervello, e questo glutammato, quando andava a colpire un astrocito, l'astrocito diceva: ecco, c'è una sinapsi attiva, quindi devo portare dentro del glucosio. Portava dentro il glucosio, lo trasformava in piruvato, poi in lattato, e a questo punto lo metteva a disposizione il lattato, non il glucosio, dei neuroni. Ed ecco che finalmente il neurone poteva avere dell'energia per fare quello che doveva fare. Interessante, no? Avete capito? Bene. È un fenomeno fondamentale, tant'è che proprio le visualizzazioni dell'attività cerebrale misuriamo proprio questa cosa qui, quindi che sia la PET, la tomografia a emissione di positroni o altre tecniche di visualizzazione dell'attività cerebrale permettono proprio grazie a questo meccanismo di evidenziare le aree del cervello che sono attive. Cosa c'è che non va? Casomai vi ho lasciato una piccola slide che riassume quello che vi ho detto, non so se riuscite a leggerla da là, ma qui dice più o meno le stesse cose. Ho dimenticato di dirvi che c'è la pompa sodio-potassio, che è un segnale che indica la presenza di neuroni attivi, anche lei quindi, perché quindi quando lei ha bisogno anche lei del glucosio, quindi dell'ATP, che è la moneta che viene spesa nel cervello per produrre poi energia a disposizione dei meccanismi che devono funzionare, ecco che questo ATP viene poi fornito direttamente dal glucosio, in questo caso dal lattato, visto che abbiamo appena dimostrato che era il lattato. Ricordatevi, la gente non gliene frega niente, raccontata così. Abbiamo bisogno di che cosa? Oggi la scienza deve avanzare con questi livelli, e sono ricerche fondamentali, tra pari. Io queste cose le racconto a un congresso di specialisti, ma non quando viene la radio o la televisione, o racconto in giro quello che sta facendo la scienza. Sono degli autogol terrificanti. Non è che andate di mezzo solo voi, che uno dice, uff, non invitarlo più a cena. Non è questo. Quello che va di mezzo è tutta l'immagine del valore della ricerca scientifica. Perché quando non siete fra pari, bisogna trasformare la nozione in cultura. E questa è la sfida, la nozione in cultura. Quindi noi quando raccontiamo stiamo trasmettendo delle nozioni come se fossimo Wikipedia, o stiamo facendo un atto culturale che sta dimostrando che l'avanzamento del sapere va a modificare la visione del mondo, la visione di noi stessi, e cerca di spiegare qualcosina di più su noi stessi e sul mondo. Questo è il valore della scienza. Il resto sono nozioni fondamentali, utilissime, ma che servono per quel lento avanzamento e quel confronto tra pari. Non confondiamo i livelli. Quindi voi sarete chiamati a fare un esercizio che è quello di raccontare le vostre ricerche. Partite dal presupposto che vi ho annoiato io prima e voi annoierete gli altri. Siamo sinceri.
Quindi come posso trasformare questo mio sapere, che invece è fondamentale, in qualcos'altro? Allora, l'idea tutti hanno è una prima obiezione: sì, certo, ma se i cittadini non sono informati sul sapere scientifico e tecnologico, come vanno a votare? Ci vuole una democrazia che sia consapevole dei contenuti. Andiamo a votare su di tutto, sulle centrali nucleari, sulle cellule staminali, sui cambiamenti climatici, quindi devono essere informati. Non penso. Sì, certo, devono essere informati, per carità, ma non nei dettagli. Quando voi andate a votare sul diritto tributario, guardate che diamo tanti soldi con le tasse noi allo Stato. Pensate di essere degli esperti? Quando votiamo sugli aerei da combattimento, qualcuno pensa di essere un esperto sugli aerei da combattimento? E allora allo stesso modo questa democrazia fondamentale che si basa su un sapere deve fornire le informazioni a chi vuole, ma il cittadino ha diritto anche di non interessarsi di biotecnologie, di nanotecnologie, di evoluzione della medicina, dei dettagli del funzionamento dell'astrocita nel neurone. Ha il diritto di non voler sapere queste cose. Ma allora passa qualcos'altro, passa la cultura, cioè il fatto che c'è un cervello che pensa e che utilizza dei meccanismi complicatissimi. Io faccio fiducia a un ricercatore che lavora su queste cose, ma mi basta questo. Guardate che noi nella nostra vita facciamo sempre così. Qualcuno di voi sa il dettaglio del funzionamento dell'aspirina? Eppure la mangiate. E nessuno di voi sa il meccanismo molecolare che fa sì che l'aspirina vi faccia passare il mal di testa. Il sapone. Come fa a sgrassare? Qual è la molecola che permette di togliere il grasso dalle mani? Come si fa il formaggio? Sì, il caglio e tutte queste cose qua, ma perché sono diversi i formaggi? E avanti, un interruttore, arriva l'elettricità, qualcuno sa da dove arriva quell'elettricità che io utilizzo e come fa a passare nei cavi? Oppure lo smartphone, qualcuno mi può spiegare come funziona questo oggetto qui che utilizziamo tutto il giorno? Non sappiamo i dettagli e non vogliamo nemmeno saperli, perché qualcuno dovesse spiegarmi e dico, aspetta, no, dove si accende e poi so adoperarlo. Quindi non è, attenzione, non è un inno all'ignoranza, ma dico che a un livello comunicativo prima passa qualcos'altro, passa un concetto culturale di avanzamento e di fiducia in quello che viene svolto. Certo, poi uno dice, tutti i movimenti anti-scienza, bisogna assolutamente fare qualche cosa, ma se il problema invece non fosse delle persone che pensano che il Covid non ci sia, che pensano che i cambiamenti climatici non ci siano, che pensano che i vaccini siano inutili, ma fosse un problema nato dal rapporto di fiducia con la scienza e lo scienziato e non un problema di quantità di nozioni. Sapete che non abbiamo mai avuto così tante nozioni scientifiche nella nostra società come oggi, quanto a trasmissioni televisive, radiofoniche, biblioteche, Wikipedia, internet. Mai, mai, mai c'è stata così tanta informazione scientifica. Ma vedete che non abbiamo risolto il problema, quindi non è un problema di informazione, di quantità di informazione, di qualità di informazione. È un problema che lo scienziato e la scienza devono essere dei membri attivi della nostra società e che si instauri una fiducia e un dialogo dove possiamo anche ascoltare quello che dice la gente, non solo spiegare. Questo è il grosso cambiamento. Allora sì che forse questi movimenti cambierebbero forse un pochettino di peso. Allora un'altra questione che volevo sottolineare per i vostri interventi è questa. Questo lo diceva anni e anni fa Bateson. Il bello, il brutto, il letterale, il metaforico, il sano e il folle, il comico e il serio, perfino l'amore e l'odio, sono tutti temi che oggi la scienza evita. Cioè abbiamo svuotato di emozioni e passioni la comunicazione scientifica perché ci hanno spiegato che bisogna essere razionali e tutti corretti. E allora uno diventa una specie di robot e fa l'astrocita, che è una cellula presente nel nostro cervello, produce, eccetera, eccetera. Ma comincia a dire, ma è pazzesco che io adesso stia parlando perché ho un cervello attivo e non so assolutamente come fa un cervello a produrre la parola e il pensiero. Questo interessa a tutti. E allora dopo posso raccontare che la mia ricerca va proprio in quell'ambito lì. Allora magari uno dice, quello che fai è interessante, ma non parto dal meccanismo. Noi accogliamo tanti visitatori nel centro dell'ideatorio a Cadro
E forse un esempio che può spiegare meglio questa cosa qui è l'astronomia. L'astronomia in fondo lo può vivere anche senza, no? Poi siamo seduti su un pianeta, però di fatto l'astronomia noi la portiamo avanti. Perché? Perché lì si vede chiaramente questo fossato che si crea tra un sapere scientifico utilissimo di comprensione di che cos'è il cosmo, la cosmologia, una stella, come funziona l'universo, e il visitatore che invece si emoziona sotto un cielo stellato, si innamora sotto un cielo stellato e dice: wow, che brividi, l'altra sera ero fuori e ho visto la Via Lattea e mi sono sentito piccolo davanti all'universo. Questo è l'inizio della ricerca scientifica. Chi siamo noi? Perché siamo vivi? Allora questa cosa qui va assolutamente recuperata, facciamo un gran favore alla cultura, perché oggi la scienza non è più cultura se spiega solo delle nozioni. La cultura vuol dire che appartiene al percorso di ogni persona. In quale misura quindi le vostre ricerche possono essere riportate a una mamma che è a casa con i bambini, al panettiere? Io dico sempre, un panettiere che ha coscienza, un attimo più di conoscenza e coscienza, che siamo in un'immensità di un universo misterioso, farà il pane diversamente, abbraccia i figli diversamente. Ecco la scienza che diventa cultura, una conoscenza che mi fa comprendere qualcosa di più su di me e sul mondo. Questo è il lavoro che dobbiamo fare per trasformare la scienza in cultura, altrimenti è Wikipedia. Ma allora non ho bisogno di ascoltarvi voi, vado a casa mia e mi leggo Wikipedia. Ecco, più o meno è questa l'immagine che ho trovato su internet, sappiatelo, quello che ho già detto. Voi pensate che ovviamente è giusto che sia così, avete anche una passione, spero, per quel che fate, che sia la cosa più importante che state facendo. In verità il pubblico non sta aspettando voi, come tutti noi, è a casa, ha dei figli, ha la cena, la nonna all'ospedale, devo correre di qua, devo correre di là, e adesso arriva uno che bla 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 bla. No, vediamo di interagire in maniera diversa. Quindi il cambiamento è, adesso prima parlavo con Creti e dicevo la cosa peggiore che si può fare è dare i consigli. Bisogna, lui ha detto, l'ho appena capito dopo un po' di anni, che i consigli, anch'io l'ho capito che i consigli non servono a altro. Io vi do degli spunti e i consigli non servono a niente. Ognuno dovrà pescare nel suo carisma, nelle sue capacità, nella sua riflessione di vita personale, non quella oggettiva scientifica razionale, ma portare un pezzo di sé dentro la ricerca che fa. I più grandi risultati che si sono avuti nella ricerca è quando qualcuno ha cominciato a porsi non solo con le nozioni, ma con tutta la persona, con tutta questa tensione verso il desiderio di capire qualcosa di più su se stessi e sul mondo. Quindi non sono dei consigli, sono degli spunti. Non comunicare qualcosa, ma io sto comunicando a qualcuno, e quel qualcuno chi è, molto importante da capire. E questo è quello che vi ho appena detto, cioè guardate che veramente il dramma della scienza oggi, il fossato che si è creato e che non stiamo colmando, è la scienza non è cultura. La scienza oggi non è cultura, perché non riusciamo a metterci al tavolo con gli altri saperi, perché utilizziamo linguaggi diversi, ma soprattutto perché non stiamo partecipando a quello che dicevo prima, cioè alla comprensione non solo tecnica, nozionistica, ma più ampia di dialogo con tutti i saperi. Il cielo non è la casa delle stelle che hanno reazioni termonucleari, è la casa di Dio anche, la casa dove vanno i nostri defunti. Se uno scienziato dimentica queste cose, è il luogo dei miti, è il luogo dove esprimiamo dei desideri. Quando vediamo una stella cadente, desiderus, desiderio vuol dire senza stelle. Quindi la persona si mette davanti al cielo con tutta la sua persona, con tutte le sue passioni, con tutte le sue paure, e uno arriva e gli spiega, sì, una stella a neutroni è tutto sommato una questione di un plasma che, eccetera, eccetera, eccetera. E uno dice, ma non mi corrisponde, desiderus, ho bisogno di altro. E la scienza mi sta spiegando delle cose, vediamo di entrare. Quindi cultura e non nozioni. E poi l'altra cosa, funziona. Sapete che una volta è arrivata una bambina al planetario e allora lì tutti ascoltano. Raccontiamo storie, non inventiamole. Tutti noi viviamo nel nostro quotidiano delle storie fantastiche, potremmo essere
i protagonisti di film che ci fanno ridere e ci fanno piangere, tutti noi. Raccontiamo storie, il ricercatore vive delle passioni, degli incontri, ascolta il mondo. Una volta mi è successo che. Se poi ho messo scienziato oggi, in Google ieri, ecco l'immaginario che invece nasce. Ho messo scienziato disegni, come ricerca in Google. L'immaginario ancora presente dello scienziato è questo. Uno, maschio, non so cosa ci fate le ragazze qua in sala, che non è per voi, la scienza e la tecnologia sono maschili, come ben sapete, e pazzo, piccolino, capelli un po' spettinati, cioè mi assomiglia, piccolino, capelli bianchi, e fa cose strane. Allora abbiamo chiesto a tanti bambini delle scuole elementari di Lugano qualche anno fa di disegnare il laboratorio scientifico e chi ci lavora. Ma questo perché? L'abbiamo fatto perché il bambino è un indicatore ecologico di quello che la gente pensa. Quindi noi dobbiamo parlare non pensando che gli altri sono convinti che la scienza è una cosa positiva, che io faccio qualcosa di utile. Dobbiamo partire da questo. Loro pensano che voi siete fatti così. E i bambini hanno disegnato queste cose. Maschio, che lavora di notte, fa cose terrificanti o salvifiche, o distrugge il pianeta o lo salva. E se c'è una donna, raramente viene raffigurata una donna, spesso una strega, che con delle pozioni magiche fa delle cose terrificanti. Questo è l'immaginario, ve ne posso far vedere tante, sono pazzo, guardate che immagini, sono tutti i disegni che i bambini hanno fatto quando grigio, posto terrificante, la tecnologia è grigia, infatti poi lo è davvero. E clonazioni, problemi di tutto di più, eccetera, eccetera. Quindi questo è l'indicatore di quello che oggi la società pensa del lavoro dello scienziato e dello sviluppo tecnologico. Bene, non dimenticate che la percezione e gli immaginari sono più importanti dei fatti. Attenzione, adesso correggo subito, cioè i fatti devono esserci. Non è che adesso noi lavoriamo solo nella nostra comunicazione con immaginari e storie che inventiamo perché sono belle. I fatti devono esserci, il nostro lavoro di ricerca è quello che viene presentato, ma poi va messo dentro un contesto dove dall'altra parte saranno percepite cose diverse, che si basano sui vissuti, le culture, quello che è il substrato culturale dentro il quale tutti noi ci troviamo. Allora, la prima domanda è che spesso qualche ricercatore ha anche posto, dice sì d'accordo, ma io devo fare dei papers. Adesso star qua, andare fuori io, la mia carriera, se non ho il mio CV, un certo numero di pubblicazioni, non vado avanti. Star lì a perdere tempo per fare queste cose che state facendo voi, guardate che non vi dà niente sul CV. Il Fondo Nazionale ha cominciato a capirlo, ha aperto uno strumento da qualche anno che si chiama Agora ed è un importante strumento dove invita gli scienziati a comunicare verso il pubblico e quella lì vale. Vincere un Agora è un fondo nazionale che anche se non si paga la ricerca si dimostra il desiderio di entrare in contatto con la società. Quindi perché comunicare? Ma innanzitutto uno dice, una perdita di tempo, queste sono un po' le cose che dicono alcuni ricercatori, poi mi trasformano il messaggio, io ho parlato per 20 minuti e ho tirato fuori un minuto proprio la frase che non volevo che passasse, ma ho passato solo quella perché era il loro desiderio. Gli giornalisti sono incompetenti mediamente sulla scienza, quindi attenzione, sono pericolosi. Mi hanno chiesto di parlare 20 minuti, cosa vuoi che dica tutte le mie ricerche in 20 minuti? Normalmente una notizia al radiogiornale o al telegiornale se sono 30 secondi, sono tanti, 30 secondi. All'USI e alla SUPSI abbiamo fatto per un po' di tempo la tua ricerca in 120 secondi, cioè cercare di raccontare quel che fate in 120 secondi, mica in 20 minuti. Quindi queste sono un po' le obiezioni, ma in verità saper comunicare è una gran bella cosa, le vostre ricerche, sia come sviluppo delle vostre competenze, sia perché vi servirà per comunicare fra pari. Guardate quando andate ai congressi, se c'è un buon comunicatore ve ne accorgete subito. Anche le ricerche tra pari passano meglio, ma poi soprattutto si crea una grande visibilità del vostro lavoro, della vostra università, di quello che state facendo, della scienza totale, globale. C'è un'immagine che viene creata, basta avere uno scienziato un po' così che parla al telegiornale e uno dice, ah, sti scienziati. No? E tutta l'immagine viene di fatto colpita. Penso che la maggior parte delle vostre ricerche siano pagate dai cittadini. Il vostro stipendio di ricercatore è pagato dai cittadini attraverso le tasse
Quindi è anche solo un fatto di responsabilità e di democrazia. Non si può non render conto di quello che abbiamo fatto con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini. Quindi è importante questa cosa qua, e quindi non si tratta solo io, sono un grande ricercatore, mi hanno chiamato la televisione, la radio, no, si tratta anche di un far parte della società, di essere un attore che utilizza soldi pubblici per portare avanti la conoscenza all'interno della società. Questo è molto importante. Beh, certo, poi ovviamente c'è anche questo aspetto qua. Se non siete presenti nella società della comunicazione, nei mass media, nei canali comunicativi, semplicemente non esistete. Questa purtroppo è la realtà dei giorni d'oggi. Uno può fare una grandissima ricerca nascosto e comunicare solo tra pari, è un peccato. Allora, l'altra cosa, vi racconto una storia adesso, visto che ho detto è importante raccontare la storia. Circa 88 anni fa c'era un essere umano appartenente al genere Homo, di sesso femminile, di età non superiore agli 8 anni, che utilizzava degli indumenti purpurei. Mercoledì mattina, verso le 11:15, sua madre, anche lei bianca, europea, di 41 anni, le disse: «Potresti portare la nostra Ava paterna, che soffre di una surdinfezione polmonare secondaria sviluppata in seguito a una bronchite alveolare cronica, questo prodotto cotto creato con farina di Triticum H2O, cloruro di sodio e un gruppo di funghi del genere Saccharomyces». Nel bosco, composto essenzialmente di angiospermi e di cotiledoni, la giovane rappresentante del genere Homo incontrò un esemplare di Canis lupus giovane con pelo corto di sesso maschile solitario. Ma perché parlate così quando parlate in pubblico della scienza? Forse voi no, ma perché gli scienziati pensano che sono più intelligenti se dicono delle parole ricercate? Ma quanto funziona? C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Rosso. Un giorno sua mamma le disse: «Vai nel bosco dove c'è la casa della nonna. Questa cosa funziona, non dovete cercare un linguaggio difficile perché così siete degli scienziati. Bisogna parlare con le parole che utilizzate quando andate a fare la spesa». C'era una volta una bambina. Ecco, io questa cosa non l'ho mai capita. Certo, parliamo tra pari, utilizziamo linguaggi ricercati, ma se non parliamo i termini in inglese, van bene se parlate in inglese. Se parlate in italiano, cercate i termini in italiano. A volte si sentono delle frasi che ci sono dentro il verbo in italiano, tutte le altre parole sono in inglese. Ma se parlate la gente dice: vabbè, intelligente, capinagot. Ecco, anche il dialetto. E questo ve l'ho già detto, cioè noi forse non bisogna solo trasmettere o diffondere quello che sono delle informazioni dettagliate, come dire, dentro il contenuto scientifico del vostro tema, ma anche dimostrare come avanza la scienza. Che questo è molto importante, essere critici verso le proprie ricerche. Cioè non abbiamo scoperto TAF, no, abbiamo fatto un piccolo passo grazie al sapere di tanti altri e oggi pensiamo così. Ovviamente è un piccolo passo, potrebbe anche non essere vero, ma siamo molto curiosi di vedere come andrà avanti. A volte si escono con dei proclami, invece dimostrare che la scienza avanza con tanti piccoli sbagli, no? Eppure si avanza nella giusta direzione. Anche questo crea un'immagine positiva del lavoro della scienza e dello scienziato. Ok, per chiudere, ho ancora forse 4 minuti o 5, per cui chiudo con i famosi consigli che non sono consigli. Ma questi poi ve li lascerò, li leggerò molto rapidamente. Perché volete comunicare? Qual è l'obiettivo? Uno non è che comunica perché oggi comunico. Qual è il tuo obiettivo? Cosa vuoi dire? E a chi vuoi dirlo? Sto parlando dei giornalisti, sto parlando al gruppo parrocchiale del mio paese che mi hanno invitato per una serata. A chi sto parlando e perché volete raccontare quelle cose? Ecco, dopo sui vincoli istituzionali, tutto quanto, penso avremo una presentazione che ci ricorderà che dobbiamo stare attenti, perché io non posso parlare solo a nome mio, ci sono i miei colleghi, c'è l'università, ci sono i finanziatori, ci sono comunque tutta una serie di questioni alle quali bisogna stare attenti. Il tema: non partite dal presupposto che la vostra ricerca interessi, ve l'ho detto, ve lo ripeto ancora adesso, ma qual è il tema? Cioè, se io mi sto lavorando sulla proteina del virus del Covid e stiamo analizzando tutta la sequenza di amminoacidi che permetterebbe di, non so, del recettore sul quale si incastra questa proteina per entrare nelle nostre cellule,
Non comincio così. Dico, sappiamo tutti che c'è una pandemia. Allora, io ho messo subito il mio contesto dentro, la mia ricerca specialistica dentro un contesto più ampio. Fondamentale questa cosa qui. Quindi di scegliere il messaggio ma che sia dentro un contesto più ampio, non quello che ho fatto io all'inizio, non gliene frega niente a nessuno. A che cosa serve? No, spesso uno dice no, perché noi stiamo facendo un software che poi dopo con tutti questi sistemi poi di algoritmi che potremmo anche far parlare fra di loro, e quanto, ecco quello lì. A che cosa serve? Se uno dice questa cosa servirà per utilizzare il cellulare diversamente, quando faccio una ricerca con Google potrò avere dei risultati più consoni a quello che, ecco, uno parte non dal mio, ma dall'utente, l'utente che cosa potrà avere come risultato. Quindi magari è più interessante il filone di ricerca da portare avanti e non il dettaglio, almeno subito. Il linguaggio, certo, ve l'ho già detto, è inutile cercare linguaggi complicati, se si parla al pubblico bisogna parlare un linguaggio semplice. La narrazione, ve l'ho detto anche questo, le emozioni. Ci hanno insegnato che la scienza non deve essere emotiva, deve essere neutra, fredda, giusta, razionale. Ma perché? Tanto l'uomo non sa farle queste cose qui. Ci emozioniamo davanti al cielo stellato, davanti a un cervello che pensa, davanti a una ricerca che sto portando avanti. Utilizziamole, ma non possiamo, dobbiamo trattenerci per non emozionarci, così è corretto. Ma lasciatevi andare. A me è già successo di vedere, al planetario noi facciamo piangere la gente, escono piangendo e io dico, oh, così sì che la scienza funziona. Le emozioni lasciano un segno nel nostro cervello. Adesso non è che dobbiamo fare per forza, però se voi vi lasciate andare, le emozioni escono, quindi diventa molto più interessante. Ovviamente le comunicazioni va preparata, non improvvisata, non dovete pensare che visto che io sono l'esperto su quella materia, noi non siamo un esperto. Più andiamo avanti a raccontare la scienza e più ci rendiamo conto che è difficilissimo. Per cui va sempre preparata. Certo, se per essere interessante io comincio a raccontare storie non vere, però ho emozionato tutti senza dei contenuti, allora non va più bene. Cioè ci vuole un'etica della comunicazione che fa sì che io sto raccontando comunque delle cose che sono inerenti al mio lavoro, a qualche cosa che stiamo sviluppando e non perché piace quella storiella lo racconto al giornalista che anche a lui piace. Aspetti etici, fiducia, onestà e queste cose restano la base. Bene, io penso che ho finito. Volevo ancora forse aggiungere, non so se c'è ancora qualcosa, no, è l'ultima slide, l'ultima ve l'ho già raccontata. Beh, l'invito è che noi ci vedremo perché il vostro esercizio sarà proprio di realizzare dei racconti di quello che state facendo. Sarà molto interessante. Provate, riprovate, buttatela lì, ma cercate sempre, ed è questo l'esercizio oggi più necessario di tutti, di rendere la scienza cultura, non nozione. Buon lavoro.